Dal Vangelo secondo Matteo. Un saluto a tutti. Nelle scorse domeniche noi abbiamo ascoltato due parabole che avevano come tema la vigna e oggi Gesù riprende l'argomento con una terza parabola. Per comprenderla, noi dobbiamo fare un richiamo al celebre canto della vigna che si trova al capitolo 5 del libro di Isaia e che quest'oggi la liturgia ci propone come prima lettura. Si tratta di un canto che è stato composto e probabilmente eseguito dallo stesso Isaia in una piccola piazza della città di Gerusalemme. Anche in quel tempo c'erano i cantautori e quando uno sentiva di avere un po' di vena poetica e aveva una qualche storia da raccontare, la eseguiva poi in queste piccole piazze della città di Gerusalemme. È proprio il caso di Isaia, possiamo quindi immaginarlo circondato da un gruppo di amici che sono giovani, perché Isaia, quando ha composto questo canto, era poco più che ventenne. Inizia raccontando una storia d'amore di un agricoltore per la sua vigna. I suoi ascoltatori, che sono giovani, capiscono subito che dietro l'immagine dell'agricoltore e della vigna si cela un amore struggente di un qualche giovane della città per una bella ragazza. E devono quindi essere piuttosto incuriositi dalla storia. E difatti Isaia racconta come è iniziato questo amore e come poi è stato coltivato con 1000 attenzioni e premure. La vite non è stata scelta a caso, l'agricoltore è andato in terra straniera a prendersela e l'ha scelta bene. Poi ha preparato il terreno, lo ha liberato dalle spine, dalle erbacce, dalle pietre e ha piantato questa vigna su un clivo soleggiato perché doveva dare poi uva e vino buono e forte. Ha costruito anche un muro di cinta per proteggerla. Insomma, l'ha colmata di tutte le attenzioni e premure. A questo punto siamo coinvolti anche noi e vogliamo sapere come è andata a finire questa storia d'amore. Ha corrisposto la vigna a queste attenzioni e premure? Ecco la sorpresa. Il vignaiuolo si aspettava grappoli d'uva eccellenti e invece al momento della vendemmia ha trovato qualche graspo rinsecchito, 4 acini aspri e immangiabili, una delusione cocente. Lo sappiamo che i grandi amori traditi sfociano sempre in grandi odi. Difatti, questo agricoltore è colto da rabbia e risentimento incontenibili, abbatte il muro di cinta, vuole che i passanti calpestino la vigna, i cinghiali, che sono degli animali immondi, entrino, la devastino, i rovi, i pruni la invadano, la soffochino e le nubi non versino nemmeno una goccia d'acqua su questa vigna. Di chi sta parlando Isaia? Chi si cela dietro le immagini dell'agricoltore e della vigna? Vi ho detto che i giovani che lo stanno ascoltando pensano certamente a un ragazzo e a una ragazza della città e fanno anche certamente le loro supposizioni. Alla fine del canto il profeta svela l'enigma. L'innamorato è il Signore e la vigna è Israele, il popolo che lui sia andato ad acquistare in Egitto, lo ha trapiantato nella terra di Canaan, un popolo che ha deluso il suo amore. Difatti alla fine dice il canto
che Dio si aspettava giustizia e ha trovato spargimento di sangue. Si attendeva rettitudine e invece ha udito solo grida di gente oppressa. Che farà allora il Signore con questa vigna che ha tradito le sue attese? Abbiamo sentito il suo sfogo, la volontà di distruggerla. Facciamo attenzione. Dio non fa naturalmente queste cose. Sono immagini con cui il poeta vuole dirci quanto il Signore è coinvolto in questa passione d'amore per l'uomo. E adesso sentiamo la parabola di Gesù, nella quale noi coglieremo subito i riferimenti al canto della vigna di Isaia. Sentiamo. Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. In Israele al tempo di Gesù c'erano vigne di dimensioni modeste, di carattere familiare. Ogni famiglia, accanto alla propria casa, aveva qualche pianta di vite e siccome la vite è molto longeva, può vivere anche per secoli, era amata quasi fosse un membro della famiglia perché accompagnava addirittura le generazioni di una famiglia. Il Salmo 128 impiega questa immagine: la tua sposa è come vite feconda nell'intimità della tua casa. E quando uno piantava una vite vuol dire che era convinto di rimanere per molto tempo, lui e i figli e i nipoti in quel luogo, e la vite quindi diventava il segno della pace e della prosperità. C'erano però dei grandi proprietari terrieri che possedevano dei vigneti molto estesi. Non erano loro che li lavoravano, li consegnavano a dei fittavoli e loro andavano a vivere nelle grandi città dell'impero romano, Roma, Antiochia, Alessandria, Efeso. Poi tornavano al momento della vendemmia per prendersi i frutti. E Gesù prende spunto da questa realtà sociale ed economica del suo tempo per comporre la sua parabola e introduce in scena uno di questi grandi proprietari terrieri. Nell'analisi della parabola noi procederemo su due livelli. Faremo riferimento anzitutto al significato immediato della parabola, perché Gesù la racconta alle autorità religiose che lui ha davanti e vuole indurle a riflettere sul crimine inaudito che stanno per compiere. Poi però noi ci renderemo subito conto che questa parabola è molto attuale anche per noi. Parla alla comunità dei battezzati, alla Chiesa, che è la vigna del Signore. Ma teniamo presente che la Chiesa non ha sostituito Israele. La vigna del Signore è sempre la stessa, ma non è più limitata a Israele. Adesso ha coinvolto l'intera umanità. Il proprietario rappresenta chiaramente Dio. E abbiamo ascoltato la descrizione di tutte le sue attenzioni e premure che sono molto simili e Gesù chiaramente le ha copiate dal canto di Isaia. Passiamole in rassegna queste premure del Signore. La prima: ha circondato la vigna di una siepe. Lui ha voluto delimitare bene la sua proprietà, non vuole che gli estranei mettano piede nel suo campo, la vuole proteggere. È ciò che Dio ha fatto con Israele, la sua vigna.
Al capitolo 19 del libro dell'Esodo, Dio dice: voi siete la mia proprietà fra tutti i popoli della terra, e ripete questo in molti luoghi dell'Antico Testamento. Gli israeliti in quel tempo ritenevano che ogni popolo avesse il suo Dio e ogni Dio un suo popolo che proteggeva e dal quale riceveva i sacrifici, gli olocausti, le preghiere, l'incenso. Bene, Camosh aveva il suo popolo, i Moabiti. Milcom aveva il suo popolo, gli Ammoniti, i Siriani, Damasco. Baal aveva il suo popolo, i Cananei. Il Signore aveva il suo popolo, la sua vigna ben delimitata, Israele, e la voleva proteggere dalla mentalità idolatrica, dalle pratiche immorali dei pagani. Nell'impero romano lo sappiamo che i giudei erano noti non soltanto per il loro monoteismo, ma soprattutto per la loro rigida morale, soprattutto nel campo sessuale. L'aveva protetto bene il suo popolo, il Signore. E qual era la siepe di protezione? La Torah, la legge che richiamava continuamente agli israeliti come si comportano i veri uomini. Oggi la vigna del Signore ha bisogno, e tanto bisogno, di questa siepe di protezione. Perché? Il mondo circostante ragiona e vive non secondo le beatitudini di Gesù di Nazaret, ma secondo le logiche pagane. Il pensiero dominante non fa riferimento ai valori e alle proposte evangeliche. Se questa mondanità riesce a infiltrarsi nelle menti e nei cuori dei cristiani, le infetta, danneggia questa vigna, anche le piante migliori vengono intaccate. Qual è la siepe con cui il Signore oggi protegge la sua vigna? È la sua parola, è il Vangelo. Seconda premura del Signore è quella di scavare una buca per pigiare l'uva, il frantoio. Ve ne ho messo uno sullo sfondo. È anteriore di 2 secoli a Gesù, quindi è molto antico. Notate che ci sono 2 vasche, ce n'è una più grande, è quella dove si pigiava l'uva, e potete anche immaginare questi pigiatori, perché ci sono 2 fori nella roccia nei quali infilavano 2 pali e sopra questi pali ponevano una trave alla quale erano legate delle corde che servivano ai pigiatori per aggrapparsi e non scivolare mentre pigiavano. Quando pigiavano, cantavano, danzavano, e questo è il segno che dalla vigna il Signore si aspetta soltanto gioia, festa, canto, amore. Vi ho fatto notare sullo sfondo quel frantoio, e vedete anche che c'è una vasca più piccola. Quando pigiavano, poi in quella vasca piccola veniva raccolto il mosto. Il profeta Geremia ricorda al capitolo 25 le grida di giubilo dei pigiatori. Ecco, oggi dalla vigna, che è la Chiesa, Dio si aspetta che produca gioia per l'umanità intera. Se i discepoli di Cristo sono uniti come tralci alla vite che è Gesù di Nazaret e lasciano circolare il suo spirito in loro, producono l'unico frutto che interessa a Dio, che sono le opere d'amore. I cristiani devono dare al mondo la prova con la loro vita che chi vive secondo il Vangelo vive nella gioia e produce gioia. Terza premura: ha costruito una torre. Se andate a fare un viaggio in Israele,
e girate un po' per i campi, in Samaria per esempio, e voi osservate spesso nei campi delle torri diroccate, come quella che vedete alle mie spalle. Alcune sono antichissime, anteriori al tempo di Gesù. E vedete anche la ricostruzione del modello più comune di queste torri. Quella si trova nel giardino biblico di Yad Hashemona, che si trova vicino a Gerusalemme. In questi casolari i contadini custodivano gli strumenti di lavoro e sul tetto c'era il punto di osservazione per la vigilanza. Cosa significa questa torre? È il simbolo dello sguardo del Signore che protegge, che veglia sulla sua vigna, sul suo popolo, con una premura che chiamerei materna. Vigila perché i ladri e i briganti sono sempre pronti a scavalcare il muro e la siepe, e se li si lascia entrare, rubano, uccidono, devastano la vigna. Com'è che il Signore veglia oggi sulla sua vigna? Non Lui direttamente. Invia i Suoi angeli, i mediatori di queste sue premure. Ne conosciamo tanti di questi angeli che sono presenti nelle nostre comunità. Sono coloro che sono attenti che nessuno rovini la vigna del Signore, che non vengano introdotte delle proposte antievangeliche. E quando questo accade, questi angeli che stanno vegliando sulla torre intervengono subito alzando la voce, risvegliando l'attenzione. Dopo aver affidato la vigna ai contadini, il grande proprietario se n'è andato e adesso inizia il tempo dell'attesa dei frutti. Gli ascoltatori della parabola sono i farisei, le guide spirituali del popolo, i capi dei sacerdoti, quindi coloro che offrono al Signore olocausti. Bene, devono avere pensato, ascoltando la parabola, se il Signore viene da noi a chiedere i frutti, ne abbiamo in abbondanza. Se uno osserva la spianata del Tempio, la vede brulicare di pellegrini che pregano, che portano agnelli di prima scelta per offrirli al Signore. Quindi sarà certamente soddisfatto il Signore se viene da noi a prendere i frutti. Sentiamo come continua adesso invece la parabola. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Chi rappresentano questi inviati che il padrone della vigna manda per cogliere i frutti? Rappresentano i profeti. Geremia, al capitolo 7 del suo libro, dice, parlando al suo popolo: «Da quando siete usciti dalla terra d'Egitto, il Signore ha sempre mandato i suoi servitori, i profeti, che vi indicavano le scelte giuste da fare, ma voi non li avete ascoltati e avete decretato la vostra rovina». Gesù distingue due gruppi di questi inviati. Probabilmente si riferisce ai profeti mandati da Dio prima dell'esilio e quelli mandati dopo l'esilio. E che cosa chiedevano questi profeti al popolo di Israele? Richiamavano continuamente i frutti che il Signore si aspetta. Lo dice Isaia proprio al capitolo 1 del suo libro: ciò che il Signore vuole. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'orfano, rendete giustizia all'oppresso, difendete la causa della vedova. E cosa trovavano invece questi inviati? Trovavano solenni liturgie, sacrifici, agnelli, incensi, prostrazioni, olocausti. Non erano questi
i frutti che Dio voleva dal suo popolo. Queste erano pratiche esteriori con le quali si illudevano di essere a posto con il Signore. E difatti dice sempre il profeta Isaia all'inizio del suo libro: Dio è nauseato dai vostri incensi. Quando voi innalzate preghiere a Lui gira la testa dall'altra parte. Quando suonate le vostre arpe, Lui si tura le orecchie. Non gli interessano queste cose. Lui vuole la giustizia. Al capitolo 58, sempre Isaia richiama i frutti che Dio vuole attraverso il falso digiuno e il vero digiuno che piace a Dio. È falso il digiuno di piegare il capo come un giunco, usare sacco e cenere per letto. Cosa ne interessano a Dio queste cose? Il vero digiuno che piace a Dio è sciogliere le catene inique, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo. Il vero digiuno è condividere il pane con chi ha fame, introdurre in casa i miseri che non hanno un tetto per ripararsi. E ricorda il profeta: accogli chi non ha una casa, rivesti chi è nudo, e ricordati che queste persone sono tua stessa carne, sono tuoi fratelli. Questi richiami dei profeti però hanno infastidito gli israeliti. E che cosa hanno fatto con gli inviati? Esattamente ciò che Gesù racconta nella parabola. Qualcuno lo hanno bastonato, qualche altro lo hanno ucciso, qualche altro lo hanno lapidato. Il più osteggiato di tutti è stato Geremia, il quale è stato messo in ceppi, gettato in una cisterna. Uria è stato ucciso, Zaccaria lapidato nel cortile del Tempio. Questo è accaduto a Israele. È così che trattavano i profeti, che venivano continuamente a chiedere i frutti che Dio vuole: la giustizia, l'amore, l'attenzione al povero. E oggi il Signore continua a inviare i Suoi profeti, che richiamano e richiedono gli stessi frutti. Come vengono trattati questi profeti? Proviamo a pensare come sono stati accolti dai loro stessi fratelli di fede: Mazzolari, Don Milani, Oscar Romero, Tonino Bello, Turoldo. Proviamo a chiederci cosa accade oggi a coloro che richiamano a una vita più evangelica, a porre fine ai carrierismi nella Chiesa. Cosa accade a coloro che denunciano il modo come oggi vengono gestiti i beni, che è un modo contrario al disegno del Creatore? Cosa accade a chi denuncia una religiosità ipocrita che tranquillizza le coscienze, ma non è quella che vuole il Signore? Cosa accade ai profeti che mettono in risalto l'inconsistenza di certe pratiche religiose, di certe tradizioni che nulla hanno a che vedere con il Vangelo? Vengono osteggiati. E allora ci possiamo chiedere: ma come possono essere riconosciuti questi profeti? Potremmo accennare ad alcuni segni che li rendono riconoscibili. E come primo segno io metterei che sono persone che non cercano mai vantaggi personali, non agiscono per ottenere benevolenze, riconoscimenti, titoli onorifici, scatti di carriera, no. Le loro parole sono sempre dettate dalla passione per il Vangelo, per la giustizia. I loro richiami sono sempre centrati sui frutti che il Signore si aspetta: amore, attenzione al povero. Sono persone che sono sempre schierate dalla parte degli ultimi e difatti hanno sempre problemi con coloro che detengono il potere, sia politico che religioso. E poi, come ultimo segno, metterei questo: pagano sempre di persona. Dopo i profeti, il Signore ha deciso di inviare il suo Figlio. Sentiamo.
Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Come avevano fatto i profeti, il figlio è venuto a chiedere ai fittavoli della vigna i frutti. E che cosa ha trovato il figlio? Gli evangelisti sinottici ce lo dicono con un'altra parabola, quella del fico sterile. Il fico, come la vigna, è uno dei simboli del popolo di Israele, un popolo che produce frutti gustosi da offrire al suo Dio. Che cosa ha trovato Gesù in questo fico? Un mattino, dicono gli evangelisti, lui aveva fame ed è andato sotto un fico per cercare dei frutti e ha trovato soltanto foglie. È una parabola, naturalmente. Le foglie indicano le apparenze di religiosità che Gesù ha trovato di Israele. Non ha trovato quei frutti gli unici che il Signore vuole. E le foglie illudono, ingannano perché nascondono la mancanza dei frutti, che sono l'unica cosa che interessa a Dio. E anche il figlio ha infastidito i gestori della vigna. E che cosa hanno fatto questi? Lo hanno cacciato fuori e lo hanno ucciso. La parabola descrive esattamente ciò che è stato fatto a Gesù, non dal popolo di Israele naturalmente, ma da coloro che si ritenevano i padroni della vigna e volevano accrescere il loro prestigio sulla gente semplice, mantenere i loro privilegi. Hanno tolto di mezzo il figlio che li infastidiva. Facciamo attenzione, perché noi oggi possiamo commettere lo stesso errore, farla da padroni sulla vigna, scacciare il figlio. La parabola offre certamente un motivo di riflessione, anzitutto a coloro che nella comunità ecclesiale hanno delle grandi responsabilità. Costoro possono dimenticare che è il Vangelo il punto di riferimento di ogni scelta. Non sono loro i padroni della vigna. È un pericolo che esiste oggi perché esisteva già nella Chiesa primitiva. Pietro, nella sua prima lettera, scrive agli anziani delle comunità e dice loro: io, anziano come voi, vi raccomando, pascete il gregge di Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non facendola da padroni, ma diventando modelli del gregge. Ma non si tratta solo delle gerarchie ecclesiastiche che devono ripensare al loro modo di vivere e di gestire la vigna del Signore. Ogni battezzato corre il pericolo di scacciare il figlio dalla vigna. Possiamo fare alcuni esempi. Se introduciamo nella vigna la mentalità che giustifica l'accumulo dei beni, come si fa nella giustizia del mondo, se noi facciamo così, noi scacciamo Cristo e il suo Vangelo dalla vigna, perché lui parla del beati i poveri, non beati coloro che accumulano. Questa è la mentalità del mondo. Se noi la introduciamo nella vigna, scacciamo il Vangelo. Se giustifichiamo le guerre, non tutte naturalmente, solo quelle necessarie, noi scacciamo Cristo e il suo Vangelo dalla vigna, perché Gesù non ragionava così. Se ci adeguiamo alla mentalità corrente per quanto riguarda la sessualità e dimentichiamo la proposta di famiglia che è testimone di fedeltà e di amore incondizionato, noi scacciamo Cristo e il suo Vangelo dalla vigna per far posto a una concezione pagana della sessualità. Ecco, che cosa accade
quando si scaccia il figlio, il Vangelo, dalla società. Dai tempi di Nietzsche, lo sappiamo, circola la famosa frase «Dio è morto e noi l'abbiamo ucciso». Le conseguenze di questa uccisione sono sotto gli occhi di tutti. Tutti vediamo che cosa produce l'uomo sganciato dal Vangelo, sganciato da Cristo: mostruosità, solitudine, mancanza di senso della vita, violenze, distruzione del creato, sopraffazione e tante altre aberrazioni, alcune già in atto, altre che sono in programma. La parabola si è conclusa con la scena drammatica dell'uccisione del figlio, che è colui che è venuto ultimo a chiedere i frutti che il Signore si aspetta. Con l'uccisione del figlio è tutto finito, hanno vinto i fittavoli e porteranno avanti loro adesso per sempre la vigna. Sentiamo come continua la parabola. Gesù chiese allora ai capi dei sacerdoti e dei farisei: «Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?» Gli risposero: «Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Chi cadrà sopra questa pietra si sfracellerà, e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato». Udite queste parabole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla, perché lo considerava un profeta. Al termine della parabola, Gesù si rivolge direttamente ai suoi ascoltatori, e che sono gli anziani, i sommi sacerdoti, quindi sono i custodi della vigna. E li interpella direttamente e chiede loro: se foste voi al posto del padrone della vigna, che cosa fareste a quei fittavoli? La risposta arriva immediata e credo che sia molto simile a quella che avremmo dato noi. Prenderà quei malvagi, li farà a pezzi e poi consegnerà la vigna ad altri contadini che consegneranno i frutti a suo tempo. Gesù risponde: non avete letto le scritture? Non è così che Dio si comporta. Lui non fa a pezzi, non distrugge nessuno. Lui compie solo opere di amore. Che cosa farà Dio? Prenderà la pietra scartata dai costruttori e la porrà come pietra d'angolo di una nuova meravigliosa costruzione, un tempio dal quale saliranno al cielo i sacrifici, gli olocausti unici graditi a Dio, che sono le opere di amore. Intendeva dire Gesù: Dio trasformerà il maggior crimine commesso dagli uomini in un capolavoro di amore e di salvezza. La conclusione ci presenta delle immagini drammatiche che ci possono scioccare, ma sono una bella notizia, un annunzio di gioia e di speranza. Gesù è uno sconfitto. La pietra è stata scartata e noi siamo indotti a pensare che il male abbia vinto. No, ci dice con queste immagini drammatiche: se uno cade su questa pietra perirà, se essa cadrà su qualcuno lo stritolerà. Attenti, sono immagini semitiche per dirci che l'agnello è più forte dei lupi.
Colui che ha amato e ha donato la vita è più forte di coloro che gliel'hanno tolta. È quindi un annuncio di gioia, di speranza che il male non avrà mai la meglio. Questa pietra che è stata scartata, questo agnello, è più forte dei lupi. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.